I pirati sono i dominatori dei mari e l'incubo di chi vive nelle città costiere. A causa dei pirati anche Češme, come molti altri insediamenti, fu fondata a circa 3 km lontano dalla costa. Essendo un porto importante che poteva essere soggetto ad attacchi nemici e la mancanza di strutture di difesa nel porto, Češme fu inclusa tra le regioni attaccate da Venezia. Il porto di Češme fu attaccato dalla marina veneziana nel 1472. Questi attacchi contro a questa regione furono la prova che Češme era a quel tempo uno dei porti più importanti dell'Anatolia occidentale, tanto che nonostante non siano state prese precauzioni dopo questi attacchi, il commercio a Češme non è stato influenzato. Mentre l'impero ottomano ottenne un significativo successo sulla costa adriatica nella guerra con Venezia iniziata nel 1499 durante il regno di Bajazet II, Venezia rispose a questa guerra attaccando Češme per la seconda volta nel 1501. Il fatto che Češme fosse un importante centro commerciale e fosse spesso attaccato spinse gli statisti ottomani a cercare una soluzione di difesa. Infine iniziarono i lavori per la costruzione del castello. Il castello costruito dall'architetto Mehmet durante il regno del sultano ottomano Bajazet II tramite il governatore di Aydın Mir Haydar fu completato tra il 1508 e il 1509. Questo castello per molti anni garantì la sicurezza del commercio verso l'Anatolia e da lì verso est, fino allo scoppio della guerra russo-ottomana. Hasan Pasha, di origine georgiana, fu acquistato in giovane età al confine iraniano e venduto da un commerciante di schiavi a un mercante a Tekirdağ e iniziò a vivere sotto la supervisione del suo padrone. Hasan Pasha, che fu liberato pochi anni dopo, si mise in affari e lasciò Tekirdağ. Ha partecipato al corpo dei giannizzeri durante la guerra ottomano-russo-austriaca del 1735-1739. Hasan Pasha, che salì al grado di Gran Visir con i suoi successi militari in breve tempo, era a capo della marina ottomana che affrontò la marina russa nella battaglia navale del Mediterraneo durante la guerra russo-ottomana del 1768-1774. Nello scontro con ammiraglio russo Spridov, le navi di entrambi i capitani affondarono e il conflitto rimase inconcludente. Successivamente entrambe le flotte si ritirarono, ma la marina ottomana entrò nel porto di Češme, limitandone la mobilità, e la marina intrappolata fu bruciata dalle navi incendiarie inviate dai russi. Un castello così importante è stato preservato fino ad oggi, con orgoglio di fare il suo dovere, e presenta ai suoi visitatori sotto forma di museo opere di straordinaria bellezza. Viene utilizzato per esporre le opere ottenute dagli scavi di salvataggio nell'antichità città di Iğdır, Eritrai, che sono in corso dal 1969. In questa sezione sono esposte opere come statue di divinità e dee in terracotta, busti, statue di marmo, monete d'argento e di bronzo, foglie d'oro e anfore. Nella sala espositiva della Torre Barbaros ci sono le opere risalenti ai periodi arcaico, classico, ellenistico romano, romano orientale di Češme, per lo più realizzati in terracotta. Sono esposti oggetti archeologici come vasi, lucerne e figurine, e nella sala espositiva della guerra ottomana russa
sono esposte mappe della guerra navale in questione, libri che descrivono la guerra, manifesti, bandiere, medaglie, monete, oggetti dell'epoca come la spada ritrovata sulla nave, ammiraglia russa affondata e modellini di soldati. Fuori del castello ci sono cannoni appartenenti all'impero ottomano. Čeşme, frequentata dai turisti facoltosi con le sue magnifiche spiagge nelle vicinanze, il suo porto pieno di yacht di lusso e negozi di lusso. Purtroppo non è stata all'ordine del giorno con il suo castello e il suo museo negli ultimi anni. Ecco perché io, la vostra guida Gianni, ho visitato questo castello e museo, ho preparato questo video per voi. Seguitemi e visitiamo insieme altri bellissimi posti. Vi amo moltissimo.